Pelikan Art Collection, quella dedicata a Glauco Cambon, un grafico pittore triestino, spero quantomeno che si pronunci così il cognome. Vabbè, allora andiamo per gradi. Intanto una confezione degna di nota. Guardate questi pellicani colorati, poi parleremo perché e spiegheremo il perché di questa scelta. Una penna stilografica straordinaria, di quelle che mi sono piaciute tantissimo. Non sono un collezionista, lo sapete, ma questa mi avrebbe fatto scattare la scintilla, perché è davvero particolare. Insomma, si capirà che mi è piaciuta parecchio. Beh, allora cominciamo proprio da Cambon. Che cosa c'entra un omaggio di Pelikan all'arte e proprio a questo grafico triestino? Pelikan ci dice che i manifesti pubblicitari, quelli originali, rappresentano il tesoro della Pelikan Art Collection. In altre parole, in un periodo, ci raccontano, attorno al Novecento, quando si apre un nuovo capitolo nella storia dell'arte, la cosiddetta arte pubblicitaria, vengono chiamati alla corte di Pelikan, come di tanti altri brand, pittori, illustratori, grafici, per cercare di imbellettare, di rendere ancora più bella, o se vogliamo addirittura artistica, la pubblicità. E allora ecco che Cambon, che comunque ebbe un discreto successo e alcune sue opere andarono all'asta a prezzi davvero importanti, fu scelto proprio da Pelikan per una campagna pubblicitaria e quindi per un cartellone illustrato. Ecco quindi un omaggio a questo pittore. Probabilmente ne seguiranno anche degli altri, ma sta di fatto che nel 1909 il premio per il design per questa illustrazione, la Competition Art Painter and Architects, fu vinta proprio da Cambon, che realizzò un'opera che richiamava i riflessi colorati nell'acqua generata dal movimento dei pellicani, eccoli lì quindi nella copertina così ben colorati. Va bene, ma lasciamo perdere questa parte senza dubbio interessante per molti, ma veniamo alla penna stilografica. Avete presente la M600? Bene, dimenticatela, scordatela, perché questa è totalmente diversa, è una penna da vedere, da toccare, soprattutto da girare fra le mani per rimirarla, per guardarla. Quanto è bella! E allora quando leggo che la stilografica è realizzata con il processo Aurora, mi si sono drizzati i peli, perché il fusto del design, ci dice Pelikan, della Sovereign M600, è realizzato utilizzando il sofisticato processo Aurora. Sono andato a cercare, a vedere che cosa c'entrasse Aurora, e così ho scoperto che l'aurora boreale non è solo quella che ammiriamo nei cieli del nord, ma è praticamente una resina trasparente che ha la capacità di incamerare la luce che riceve e poi di emetterla in presenza di buio totale. La superficie è preventivamente, diciamo così, illuminata con luce indiretta e si illuminerà poi evidenziando questi effetti, questi giochi di colore. Non è semplice crearla, perché è una tecnica che viene usata anche per le pitture decorative degli interni, è un polimero a base acqua, mi sono studiato ormai tutto quanto, ma soprattutto si tratta di molti strati di lacca che vengono aggiunti, lacca di alta qualità, trasparente, per conferire per l'appunto sia la superficie liscia ed uniforme, quanto restituire questi riflessi. Insomma, svelato il discorso di Aurora, non resta che guardare la penna, che è una M600 a tutti gli effetti, ma ancora più bella. Questo colore, sembra fiammeggiante la penna. Insomma, io me la sono guardata davvero spesso, perché è quel tipo di strumento tanto bello a vedersi, quanto ovviamente è performante nella scrittura, ma mi avrete sentito dire nella presentazione, nell'unboxing, di sicuro è una penna che avrei o che regalerei volentieri a qualcuno, tasche permettendo, andando a colpo sicuro, con la consapevolezza di far bella figura. Va bene, la penna come scrive?
molto meglio di una M600, perché quello che la differenzia è sostanzialmente il peso e quindi il bilanciamento. La sentiamo in mano in maniera differente, tanto è vero che, come vedete, magnifica da osservare, ma di sicuro è anche fantastica per la fase dinamica della scrittura. Dal punto di vista comunque strutturale resta una M600 con tutte le sue verette, con inserti in oro, con il pennino così bello, con questa incisione così ben realizzata. Anche la gradazione, quello in mio possesso è un extra fine, scrive molto bene, ma l'ho già detto in molti video recenti, io trovo che ci sia una tendenza, o chiamiamola così, un'attenzione da parte dei produttori verso insomma, sono un po' più attenti ai pennini che rilasciano sul mercato. Insomma, ci si gioca anche un po' il nome, tanto più su pennini o penne stilografiche così importanti. In questo caso, come vedete, l'ho abbinato all'inchiostro Schneider Cognac, che tra l'altro è uno dei miei preferiti e che secondo me si abbina benissimo, un po' per il colore, per i riflessi, ma anche per le doti dinamiche, quindi la scorrevolezza e quant'altro. Dal punto di vista della scrittura, cioè della dinamica, come vi dicevo, non cambia molto, anzi le misure sono le stesse di una 600, quindi anche l'impugnatura, la sezione è quella, però chissà perché, guarda un po', sembra di avere qualcosa di più performante, qualcosa che scriva meglio fra le dita. E beh, capirai, un po' perché c'è comunque una laccatura generale, lo abbiamo detto, di un livello diverso, però è anche vero che l'impugnatura tutto sommato è quella, ma è il bilanciamento che fa veramente la differenza. Per gli amanti delle penne leggere probabilmente potrebbe essere quasi un passo indietro, invece per quelli come me che amano anche poter governare o comunque bilanciare con la mano il peso della penna, cioè di avere qualcosa di un po' più consistente fra le dita, devo dirvi che veramente mi piace molto. Non mi dilungherò molto sulla penna, sulla scrittura per il pennino, comunque è quello, anche se vi ho detto sembra più bello, scrive meglio per quell'altra caratteristica che vi ho appena citato. Non mi soffermerò molto perché è una Pelican e scrive bene come tutte le Pelican, insomma c'è poco da dire. Quello che invece vorrei dire è che finalmente una edizione speciale che lo è in tutto e per tutto. È vero che si allontana anche il prezzo e si allontana parecchio da quello che è il valore di una Pelican M600, però in questo caso vi dico la verità, insomma sono anche ben spesi. Ripagano quindi l'esborso con un prodotto innanzitutto esclusivo, numerato, limitato, che senz'altro crescerà nel tempo, comunque acquisterà un valore perché c'è dietro una storia, c'è un significato che va oltre l'edizione speciale, perché c'è il colore diverso, perché il cappuccio ha la griffetta diversa o la clip commemorativa. Qui c'è una penna davvero diversa e molto piacevole da utilizzare, quindi ben venga questa Art Collection che abbiamo visto caratterizza un po' le ultime produzioni di molte altre aziende, di molti altri brand. Vi lascio con le immagini, ma vi ricordo che se avete piacere di acquistare la penna la trovate da Gold Pen, e se nella nota d'acquisto o comunque di richiesta del prezzo scrivete che siete iscritti al canale di Marco Chiari, avrete senz'altro un omaggio o un trattamento, insomma così come si deve. Ciao a tutti amici e viva la scrittura, alla prossima.